Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo questa stola molto semplice, molto facile e veloce da eseguire, però nello stesso tempo la trovo molto elegante. Per eseguire questa stola ho usato una rocca da 200 grammi del filato Handy della Tessiland, l'ho usato tutto e la stola misura 58 cm per 1,60 m circa. Il punto è molto semplice, il punto si esegue su un multiplo di 15 più 4. Ora io il filato che ho usato per la sciarpa non ce l'ho più, l'ho finito tutto, farò un campione e farò il campione con un filato che non c'entra proprio niente, però vabbè, pazienza. Io ho già montato 45 catenelle più 4 che corrispondono a un multiplo di 5 più 4. Per iniziare non farò le solite 3 catenelle, farò un punto alto su un punto basso su un punto basso. Vi metterò il link del tutorial se lo volete spiegato meglio nel box informazioni. Una volta ottenute le mie 49 catenelle faccio una catenella per girare, entro nella maglia successiva, eseguo un punto basso, vado a prendere la costina, non la prima subito dopo l'asolina del punto che abbiamo sull'uncinetto, ma quella dopo. Prendo questa costina, prendo il filo, chiudo e faccio un altro punto basso. Facendo in questo modo resterà il bordo bello dritto, non avremo bisogno di rifinire con giri di punti bassi o altro. E questo sarà il mio primo punto alto. Filo sull'uncinetto, vado ad eseguire altri 3 punti alti, uno su ogni catenella che abbiamo a disposizione, per un totale di 4 punti alti su 4 catenelle. Eseguiti i 4 punti alti, eseguirò 5 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta catenella che ho a disposizione e faccio un punto alto. Fatto il punto alto, eseguo ancora 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nella sesta catenella che ho a disposizione e faccio un punto alto. Entro in quella successiva, faccio un altro punto alto, in quella dopo ancora un punto alto e faremo i soliti 4 punti alti su 4 catenelle. Vado di nuovo a fare le 5 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nella sesta catenella che ho a disposizione e faccio un punto alto. Faccio di nuovo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare il gruppetto di 4 punti alti su 4 catenelle entrando nella sesta catenella che ho a disposizione e vado di nuovo a fare le 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella sesta catenella che ho a disposizione e vado a fare un punto alto. Vado avanti con 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella sesta catenella che ho a disposizione e vado a fare i miei punti alti. È arrivata all'ultimo punto l'ultimo gruppo di 4 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nell'ultima catenella e faccio un punto alto allungato, cioè sono entrata nell'ultima catenella, ho preso il filo, riprendo il filo, scarico una sola asolina, prendo il filo di nuovo, ne scarico 2 e poi chiudo il punto alto normalmente. Facendo in questo modo i bordi restano belli dritti e non c'è bisogno di rifinirli, proprio quel che ci vuole per una stola. Ora giro il mio lavoro senza aggiungere nessuna catenella, entro nel primo punto che ho a disposizione, faccio un punto basso, entro nell'asolina del punto basso e faccio un altro punto basso. Questo sostituirà il nostro primo punto alto.
lavoro i 4 punti alti che ho a disposizione nel giro sottostante con un punto alto per ciascuno, eseguo 3 catenelle, entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio un punto basso. Faccio 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un altro punto basso. Di nuovo separo con 3 catenelle e vado a lavorare 4 punti alti con altrettanti 4 punti alti. Di nuovo mi allungo con 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio un punto basso. Faccio 5 catenelle di separazione che faranno l'archetto centrale del nostro motivo, entro nell'archetto che trovo successivamente, faccio un altro punto basso, eseguo 3 catenelle e vado a lavorare i 4 punti alti. Eseguo ancora 3 catenelle, vado nell'archetto che ho subito sotto, faccio un punto basso, vado avanti con 5 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio un altro punto basso. Eseguo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i miei 4 punti alti che sono anche gli ultimi, quindi faremo 3 punti alti normali e l'ultimo punto sarà un punto alto allungato ed è finita la nostra seconda riga. Ora giriamo il nostro lavoro e partiamo col punto basso. Ops, sono entrata nel punto sbagliato, ok. Primo punto basso, salgo con un secondo punto basso e così ho formato il mio primo punto alto. Lavoro i 4 punti, gli altri 3 rimanenti, pardon, e riprendo il motivo della prima riga, cioè faccio 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel cerchio dell'archetto formato da 5 catenelle e faccio un punto alto. Vado avanti con 5 catenelle di nuovo, filo sull'uncinetto e lavoro i 4 punti alti con altrettanti punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di 5 catenelle del giro sottostante ed eseguo un punto alto. Faccio ancora 5 catenelle di separazione e vado a lavorare i 4 punti alti che ho subito dopo a disposizione e continuo così per tutta la riga. E vado a fare l'ultimo punto dell'ultimo gruppo di 4 punti alti. Ricordiamoci che è sempre un punto allungato, quindi inizieremo con il primo punto che sarà un punto basso su un altro punto basso e formeranno tutte e due il nostro primo punto alto, e finiremo sempre con un punto alto allungato. Il punto in sintesi è tutto qui, le sequenze sono queste, si sviluppa su 2 righe. Praticamente ora, dopo aver finito i nostri 4 punti alti, quindi lavoreremo sempre 4 punti alti su 4 punti alti, poi alterneremo gli archetti, i giri dispari 5 catenelle, un punto alto, 5 catenelle, e i giri pari 3 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, un punto basso, 3 catenelle. Ora siamo alla riga numero 4, quindi abbiamo fatto 4 punti alti, 3 catenelle, entriamo nell'archetto e facciamo un punto basso che andremo a separare con 5 catenelle e andremo nell'archetto successivo con un altro punto basso. Di nuovo eseguiremo 3 catenelle e andremo a lavorare i 4 punti alti. Aggiungo di nuovo 3 catenelle per poi entrare nel primo archetto che trovo subito sotto facendo un punto basso. Vado a fare 5 catenelle, entro nell'archetto successivo facendo un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, vado a lavorare i 4 punti alti e di nuovo farò le 3 catenelle, entro nell'archetto
con un punto basso, eseguo 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo con un altro punto basso e di nuovo faccio le mie 3 catenelle, lavoro i 4 punti alti, altrettanti 4 punti alti, ricordandoci però che l'ultimo punto alto dell'ultimo gruppo va lavorato allungato, e giro il mio lavoro e parto con un punto basso, prendo l'asolina e gli faccio un altro punto basso, vado avanti lavorando altri 3 punti alti, e questo è il giro di 4 punti alti, 5 catenelle, un punto alto nell'archetto centrale del giro sottostante, 5 catenelle e 4 punti alti. Come tutti i giri dispari saranno così. Ecco qua, come potete vedere il punto è semplicissimo, non è nient'altro che una ripetizione di queste 2 righe. Ovviamente inizieremo con 4 punti alti, 5 catenelle, un punto alto eccetera, e andremo a finire l'ultimo giro, sarà un giro dispari di 4 punti alti, 5 catenelle e un punto alto e bla bla bla. Il disegno si sviluppa in verticale. Per quel che riguarda la stola, io l'ho messo in lettura orizzontale. Cosa significa? In questo modo ho lavorato in verticale, però sono andate avanti in modo da raggiungere la lunghezza per avere una lettura orizzontale, in modo che le righe restassero in orizzontale. E con oggi ho finito. Spero di essere stata chiara. Se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti. È sempre un piacere dividere i miei progetti con voi, e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare poi la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo che mi trovate anche su Facebook e su Telegram. Vi lascio il link nel box informazioni. Ciao a tutti!